La città sana è chiamata a rispondere alla salute, alla sicurezza ambientale e sociale dei cittadini, dando risposta ai cambiamenti climatici con misure based nature action adattive ai processi di inclusione e giustizia sociale con rinnovate modalità dei processi partecipativi, alla trasformazione e al ripensamento dello spazio pubblico come bene comune e opportunità progettuale per la ridefinizione dello stesso, della mobilità e dei trasporti, in sintesi della condizione di prossimità per vivere la città in modo diverso e in sicurezza. Sono tematiche trasversali e comuni ad altre definizioni con cui periodicamente ci confrontiamo per riconfigurare un assetto fisico-spaziale, sociale e qualitativo delle nostre città. Come architetto specializzato in urbanistica mi occupo di Healthy City insieme alla professoressa Rosalba Donofrio nell'ambito dei processi di rigenerazione urbana. La città sana impone un rinnovamento degli strumenti cognitivi di natura processuale e progettuale, perché chiede un rinnovato rapporto tra salute e urbanistica, auspicato dalla stessa comunità scientifica dei medici. In questo si delineano almeno 3 significative questioni. Quella strategica delle politiche riferibile al sistema di welfare territoriale, nazionale e urbano, il rapporto tra salute e strumenti urbanistici, la dimensione progettuale e la revisione di alcuni concetti base della progettazione. Tratterò solamente il punto 2 e 3. Nel caso del rapporto tra salute e strumenti urbanistici va detto che in Italia i temi della salute sono quasi completamente assenti all'interno degli strumenti urbanistici comuni. Si tratta di una presenza settoriale quasi mai integrata nelle politiche di piano. L'introduzione della valutazione di impatto sanitario, a mio avviso, non fa altro che appesantire un apparato normativo, valutativo già fortemente farraginoso. Il piano urbanistico per rispondere alle esigenze di salute deve evolvere in una serie di eventi perseguibili nel tempo, incrementali e adattabili rispetto alle circostanze e alle opportunità, in grado di utilizzare al meglio il crescente protagonismo delle comunità locali nel rilevare i problemi di salute ambientale, nel proporre soluzioni per giungere a una migliore integrazione tra salute e prestazione degli spazi urbani. La dimensione sempre più relazionale entro cui agisce un'urbanistica favorevole alla salute consolida la necessità di far leva sull'intelligenza di contesto, così come la definisce Jason Corbun, ovvero la conoscenza locale ed esperienziale riflessa nella comunità. Qui entra in gioco la dimensione progettuale, nella quale il quartiere è un campo sperimentale della città sana, per ricercare un nesso progettuale tra le determinanti della salute e la qualità dello spazio pubblico della città, senza per questo cadere o assecondare derive igieniste e tantomeno approdare a soluzioni deterministiche su percorsi preconfezionati. Un nesso quindi da ricomporre tra le determinanti della salute e la rete della mobilità e di accesso, la creazione e diversificazione di aree verdi diffusamente distribuite, l'attivazione di forme di coprogettazione, l'innovazione degli spazi pubblici partendo dalla messa in sicurezza, la riprogettazione delle reti tecnologiche in risposta ai cambiamenti climatici. In questo scenario si può ipotizzare una riflessione su alcuni concetti chiave della progettazione, come per esempio densità, funzione, temporaneità degli usi, visti nell'ottica di una sostenibilità sociale. La revisione concettuale e applicativa dei concetti sopracitati non mette in discussione la densità urbana, sebbene rimetta in gioco la categoria della demolizione, ma la gestione del tempo in rapporto all'occupazione e funzionalità dello spazio. La stessa temporaneità degli usi e la relativa adozione della categoria progettuale delle aree di transizione costituiscono un possibile rinnovamento del lessico progettuale. Vorrei chiudere e ricordare che una città in salute è una città che tiene sotto controllo il suo bilancio. Investire nella qualità degli spazi di vita vuol dire
anche favorire il contenimento della spesa sanitaria locale.